Non ho la minima voglia di uscire di casa, però mi tocca andare. Famo sto esperimento, dai. Qui com'è acceso. Direi che va bene, però bisogna portarne un po' di più a casa. Porca miseria, la legna si consuma, brucia troppo in fretta. Dovrebbe essere infinita. Candelette. Un paio di volte. Va bene, allora andiamo relativamente piano che fa un po' freddo. Adesso ho anche un'idea per provare a caricare un po' di più la legna. Allora la mia idea è, tanto che si scalda un attimo, per caricare di più, se io uso i pannelli qua del muratore, che tanto al momento siamo fermi, così, o addirittura anche così, me ne servono di più. Questi qua sono i forni, guarda. Questi qua, uno così e uno così. Sta la legna a corpo, quello lì si può lasciare ottenere, adesso vediamo. Buttiamo giù. L'orto qua adesso non ho ancora avuto più che tempo la voglia, non ho avuto proprio voglia di mettermi lì a togliere tutti i pali, perché è una menata. Ho iniziato un po', poi l'ho lasciati lì, chi si è visto si è visto. Adesso qua tolgo tutto, tolgo la rete, faccio un pezzo unico fino a frutteto con i fagiolini borlotti, i miei fagiolini borlotti di Petergavina, fagioli quelli grossi della Varresia che ho io, e qualche verdura per me, un fragoleto che adesso aumento piano piano di estensione, e per il resto basta, perché è inutile fare l'orto che poi non ci si riesce a stare dietro. Qua invece, salvo altre idee, all'ultimo dovrei seminare erba medica o le piante mellifere per i contributi PAC. Adesso devo un attimo informarmi ancora, vedere cosa succede, però indicativamente l'idea è questa qua, almeno sta anche un po' a riposo al campo. Lo zafferano invece va bene, non c'è niente di particolare, ho rifatto un po' la rete perché qua c'è il palo che tiene in tensione, perché negli angoli c'è tanta tensione per i fili. Non ho avuto grossi problemi di animali che sono entrati, per il momento va bene, si intravede un po' tutte le piante verdi. Comunque la paletta è una figata, perché praticamente ti rimane, cioè la puoi tenere ad altezza vita praticamente, e ho detto praticamente 500 volte, è stracomoda, ci puoi caricare di tutto ed è un attrezzo davvero multifunzione, perché ci fai le strade, ci carichi la roba, spingi, sposti qualsiasi tipo di materiale, è ribaltabile specialmente. Prendete una paletta, prendetela bella grossa, perché comunque secondo me ha più senso averla grossa, che ci puoi caricare roba voluminosa, che pesa ovviamente di meno, però pazienza. E soprattutto anche farci, con la possibilità di farci delle sovrasponde aggiuntive, tipo in questo caso magari alzare ancora qua di 20 cm per dire, e lì di altri 20 cm viene una paletta della Madonna. E ovviamente ha un limite, questa qui secondo me bisognerebbe metterci un rinforzo sotto, però comunque è bella pesante, è bella potente. C'è anche qua gli angoli per smussare quando fai le strade, i bordi. È una paletta fatta bene questa qui. Va bene, non ho mai caricato così tanto, quindi non lo so, è un po' bella, ordinata e messa bene. Non ci ho mai pensato, guarda, sono proprio a volte mi sorprendo anche io di me stesso. Sì, allora questa qui in basso o metto qualche legno e poi la alzo, perché così non è che serva tanto, magari per la prossima volta, che non ci ho pensato, ho iniziato a caricare poi niente. Però soprattutto queste, adesso vediamo cosa succede, se devo andare su in retromarcia oppure no. Non lo so, 2 quintali e mezzo di legno, 2, sì. Allora vediamo qua cosa succede. Qua anche ho rifatto un po' la strada, il problema, sì, allora diciamo che un pochino ci si alza leggermente, converrà girare con i freni. Allora lì vado sul retromarcia però, perché
Sì, stiamo impennando leggermente, ma a noi ci piace tecnico. L'erpice a molle devo portarlo al capannone del mio socio e cambiarci tutte le zappe, girarle al contrario perché sono consumate, e vedere anche di cambiarci i bulloni che tengono le zappe perché l'ho preso usato e mi ho lasciato consumare la zappa così tanto da arrivare a consumare anche il dado e il bullone che la tiene, quindi devo proprio, alcuni sono da cambiare completamente sperando che ci siano, e vorrei anche trovare invece delle zappe quelle lì dritte, praticamente bislunghe, quelle a forma di zampa d'oca mi sembra che si chiamino, perché secondo me lavorano meglio. E adesso quando le smonto poi provo a vedere cosa trovo. L'inverno scorso l'avevo preso, l'avevo tutto ridipinto da zero, tutto smerigliato, messo a posto perché non si arrugginisse, avevo fatto anche il video. Comunque tanta roba, doveva venirmi in mente prima, a quest'ora avrei già perso qualche pezzo, perché poi qua sei anche un po' in pendenza così e di solito mi cadono. E qua invece è una pianta che avevo tagliato perché era secca, era morta, era pericolosa, devo ancora mettere a posto. Queste bocce qua di vetro invece le ha fatte mia mamma e poi ci sono tutti i LED dentro e di notte si illuminano, fanno tipo l'entrata d'effetto, no? Poi appena a posto, dicevo, io la legna la metterei lì, tolgo tutto sopra che tanto non ne frega niente, anche se ci piove fa niente. Così io tac, arrivo, prendo e vado a casa. Adesso qua andiamo piano, se no sporchiamo la strada. E poi qua il trucco è la retro perfetta. Opla. E poi si scarica. Ho qui bisogno di una mano, dai. Oh, adesso ci siamo, grazie. Altro viaggio. E via. Guarda che bello che è il borgo antico, tra l'altro. Borgo vecchio. Tantissimo traffico, bisogna stare attenti, qua, all'incrocio. Ocio. E boh, niente, questo era il mini video della legna. Io adesso vado avanti e per qualsiasi cosa mi raccomando iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti se volete video di altro genere o di questo genere o di qualsiasi altro argomento, e direi che ci possiamo vedere ad una prossima lavorazione. Ciao belli. No mistakes, wear my best suit, cause I cannot lose, bumping up my mood. There are too many options and they can take me down. Everything is now in place because I hold the edge.